Ciao a tutti amici, benvenuti da strumentimusicali.net che mi accoglie sempre e mi accolgono gli amici di strumentimusicali.net sempre in modo, devo dire, fantastico e vi danno queste opportunità, nel senso farvi ascoltare e ascoltare io per primo queste cose, queste differenze, fare questi confronti, ascoltare in modo così proprio AB questi suoni, no? Suoni anche come intesi come voce di uno strumento, nel senso che io ho l'impressione in generale che qui si tratti proprio di questo, in questo caso in particolare. Stiamo parlando di due strumenti che hanno una natura differente, prima di tutto, e quella si nota per le opportunità che ci sono, no? Cioè nel senso che questa è una workstation, questo è quello che ormai si dice stage, cioè nel senso che è uno strumento da palco con ormai la 4, un miliardo di opportunità, sovrapposizione di suoni, sovrapposizione di effetti, si può decidere davvero di entrare nel dettaglio di molte cose. Questa si è avvicinata a una workstation, nello stesso tempo queste, le workstation, quelle classiche, si sono trasformate nel tempo diventando, se vogliamo, un po' più vicine a queste, cioè un po' più vicine alle stage. Qui ci sono dei motori separati per ogni categoria di suono, qui ci sono dei motori separati per ogni categoria di suono e ognuna di queste categorie ha, come dire, una sua voce, no? Che negli anni si è cristallizzata in quelli che sono gli stili proprio dei marchi, no? Quindi Nord Stage, Nord e Korg hanno voci diverse, ma anche cercando di, come dire, in qualche modo avvicinare il sound, per esempio, dei pianoforti, anche se io volessi cercare di avvicinarli, adesso io ho preso due pianoforti che vagamente somigliano. Qui c'è un tipo di sound ben preciso, tolgo tutto. Sentite, è proprio il mondo che è differente. Qui è come essere in una stanza, diciamo, adesso io dico delle cose che poi sicuramente potrebbero essere descritte meglio o comunque possono essere opinabili, ma la mia sensazione è sempre quando suono Nord che il pianoforte sia in un posto, si senta un po' il luogo, la stanza in qualche modo, e non è solo una questione di reverbero, è una questione proprio di campionamento. E qui sento un suono più vicino alla nota, alla corda, più in qualche modo fermo, meno in movimento, ma nello stesso tempo con ormai anche in questo caso una grande, come dire, ricchezza come posso descrivere, di sugo. Questo piano è bellissimo, cioè nel senso. Adesso scusate se la voce magari non la sentite benissimo, ma perché ho dovuto. Quando faccio questi video devo allontanare il microfono, altrimenti mentre giro la testa non si sente niente. Qui c'è una sensazione più chiara, più brillante, ma allo stesso tempo con un pochino più di naso. Abbiamo anche una tastiera molto più morbida che serve per fare un po' di tutto, mentre qui abbiamo la classica tastiera Korg, molto diciamo dura, con un peso abbastanza importante, insomma, ecco.
piani elettrici anche qui abbiamo uno storico, voglio dire, di piani elettrici importante. Partirei dal... Qui bisogna sempre agire, io adesso sto mettendo un po' a posto per cercare di avvicinarli. Perché chiaramente i modelli sono diversi, i campionamenti sono diversi, l'efficacia di entrambe le tastiere, dico sempre efficacia, adesso ho ricominciato a dire efficacia, per gli amici che mi seguono, chiaramente chi mi vede per la prima volta mi prende per scemo, ma insomma sono tanti anni che faccio video dei termini che uso un po' troppo, diciamo. Questi timbri li conoscete tutti e probabilmente anche questi, nel senso... Qui abbiamo tanti modelli di pianoforte, campionamenti differenti, abbiamo tanti modelli di Rhodes. Questo potrebbe essere un po' somigliante. Insomma, vabbè, comunque. Ho messo troppi bassi. Questa è molto leggera, bisogna ammettere che c'è molta differenza. Sentite che c'è una differenza abbastanza evidente dal punto di vista, io lo sento anche dal punto di vista dinamico, nel senso che qui ho un suono, come dire, definito e compatto, e qui ho un suono molto più spalmato, però nello stesso tempo conosciamo benissimo l'efficacia di questo sound nel mix e anche di questo nel mix, quindi non è un problema di quanto funzionino i due strumenti, sono ormai testati da tanti anni da tutti i musicisti, quindi non è quello lì il problema, è un problema di gusti, cioè nel senso che anche gli effetti qui sono un po' più... Qui se metto un autopan, adesso qui più marcato dovrei metterlo a posto, però proviamo anche con altri suoni. Ecco, diciamo che in generale la dinamica sulla North Stage, in particolare con questi pianoforti, anche perché poi li ho suonati per tanti anni, ha un suo modo di emergere e di farsi sentire, anche sotto le mani, non so come dire, l'escursione dinamica è differente, qui è tutto un po' più aggressivo, però nello stesso tempo anche più compatto, mentre qui è più spalmato, ma un pochino più dinamico. Ma guardate ragazzi che sto parlando di cose che sono talmente personali che veramente io non so fino a che punto possano essere da considerarsi, ecco, cioè, nel senso che io adesso chiaramente cambio le categorie, anche qui, no? Prima avete sentito nell'introduzione la questione per esempio dell'organo Hammond, no? Anche questo qui è... Vengono tutti presentati in modo molto molto, come dire, aggressivo.
devo dire la verità. Qui la sensazione, come dire, la risposta sotto la mano dei Drawbars, di come reagisce in generale il clone è molto verosimile, non so come dire. Nello stesso tempo, però, qui, anche se magari alcune cose possono sembrare leggermente meno performanti per certi versi, meno, come dire, aggiornate, non so come dire, parlo dei cloni in generale, lo sapete che poi ho un po' la fissa di quel mondo lì, però non lo so, qui c'è il CX3 dentro, no? Il motore è quello lì, e quindi di base la radice sonora di questo strumento io la conosco bene perché ci ho suonato ai tempi quando il CX3, quello digitale, uscì. Io ho avuto anche quello precedente, però quello digitale, quando è uscito, ci ho suonato e aveva una forza tutta sua, stava in mezzo agli altri in un modo veramente particolare. Questa cattiveria, c'è qualcosa di veramente pazzesco. Che non è magari efficace come alcuni che sembrano proprio degli Hammond, però io sono convinto che questo suono qua in mezzo a una band ha una forza notevole. Poi chiaramente qui questo è ultra sperimentato e sappiamo benissimo che funziona da Dio. Allora, qui dal punto di vista di tutto il resto, quindi poi andiamo nei synth, qui c'è un sintetizzatore importante, bello, qui non ne parliamo neanche, nel senso entrambi sono virtual analog e hanno comunque una riuscita notevole. Ecco, se vogliamo andare su queste cose, chiaramente qui abbiamo adesso qui ci sono le sintesi differenti, dovrei entrare e fare una cosa per pareggiarli, ma in realtà proprio qui spingendo e mettendo a posto si arriva comunque a un suono. Il problema è che Korg ha sempre questa, come dire, questa aggressività che la contraddistingue, anche in queste cose c'è una voce diversa. Questa è in qualche modo è morbida. Io devo essere sincero, queste cose misurarle in questa condizione è difficile anche per voi che le guardate, cioè nel senso che il risultato finale di quello che uscirà si sentirà in questo video, è un tentativo di farvi arrivare poi
quello che fanno e quello che dicono queste due tastiere. Cioè, io sto facendo così un giro, però in realtà già fatto, già pronto, che è veramente incredibile, con i titoli dei brani, con già le cose fatte da Dio, nel senso che alcune cose, ma banalmente, veramente qui, cioè questo, cioè, è impressionante, ma ce ne sono tantissime di queste cose qua. Sono, cioè, sono già fatti, già pronti, giusti, perfetti in tutte le categorie. Questo è uno strumento dove il suono di partenza, adesso ci ho giocato un po', lo sto facendo arrabbiare, però abbiamo tutto a portata di mano immediato, no? Qui dobbiamo comunque entrare nei menu, andare a cercare l'opportunità per inserire il pedalino, c'è tutto, è impressionante. Possiamo mettere tutto dove ci pare, l'amplificatore, le cose. Qui è tutto un po' a portata di mano. Infatti questa è una workstation e questa è una stage. Qui vi fate i suoni pronti, finiti. Qui potete giocare anche in modo più semplice, non che qui non si possa, ma qui è proprio evidente, no? La natura della cosa. Lo sappiamo che sono differenti. Si avvicinano, è proprio la voce che è diversa. Cioè, nel senso che qui c'è di base un punch veramente notevole e senti le cose molto piantate per terra in modo quasi estremo, sembrano prodotte, non so come dire, no? Però io so che poi live questa cosa qui ha un risultato. La stessa cosa vale per questa, magari sentite così, dici ma mi manca un po' di ciccia, poi gliela metti e la qualità è talmente alta che la ciccia viene fuori. Non so come dire, questo è veramente un video dove vorrei tanti commenti, cioè vorrei che foste voi a dirmi qual è la vostra esperienza, qual è il vostro passato con questi strumenti. Cioè, questo è il massimo che potete un po' immaginare da questa cosa qua, diciamo dal punto di vista della combi, mentre qui siamo nell'ordine del. Scusate, mi sono fatto trascinare. Non lo so, cioè in questo caso davvero tutto si può fare con tutto, e questo vale per tutti gli strumenti, si può suonare con qualsiasi cosa, non ci sono problemi, però bisogna proprio fare un discorso musicale in questo caso. Questo è uno strumento che ti impressiona per veramente la qualità sonora e la profondità del sound design fatto negli anni, perché è roba di anni e anni e anni di sound design. Hai 1 miliardo di pianoforti diversi, li scegli e magari trovi quello che vuoi tu immediatamente perché volevi un piano che era in una canzone, non te ne sei neanche accorto. Cioè, questa compressione è presa da un brano in particolare e se volete questa cosa la trovate, c'è di tutto. Cioè, non so come dire, è tutto pronto e funziona. Qui sono su un piano elettrico, mi piace l'atmosfera, ci metto veramente un secondo a prendere un clavinet e mettere
a metterlo nella stessa condizione, è proprio diverso il concetto, ma la stessa cosa le potete fare qui. Quindi, cioè, la differenza di intenzione musicale si sente, sotto le mani si sente una differenza abbastanza importante dal punto di vista della dinamica. Le due tastiere sono veramente diverse. Questo è uno strumento con una tastiera molto densa e questo invece è più sciolto. Qui si sente il peso, dipende da che cosa dovete fare. I pianoforti sono molto diversi, hanno due identità diverse, questi sono 288 tasti, quindi quella parte lì è importante. Se cercate un pianoforte, provateveli bene per capire qual è il vostro concetto di pianoforte. Io penso che sia inutile fare più di questo, nel senso che le opportunità di entrambe le conoscete. Qui siete di fronte a due di tutto con un'opportunità di gestire molto, ormai molto riconoscibile da tutti. Chiaramente la 4 ha dentro un sintetizzatore importante, ha un Nord Wave, diciamo così, limitato, ma è un po' quello il discorso, mentre qui abbiamo tutto quello che Korg ha fatto dal punto di vista digitale riportato qua dentro con tutti i motori, quindi non è molto diverso il discorso. Siamo là al massimo e lì si sente tanto da che parte è andata una e da che parte è andata l'altra, quindi insomma io ho cercato di fare quello che potevo, ma spero sia stato utile. Vi ringrazio, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie. Ringrazio strumentimusicali.net che mi mette a disposizione questi strumenti. Vi ringrazio, vi saluto, a presto. Ciao ciao.